Ciao a tutti e bentornati su Italian Pod. Io sono Luca e come sempre qui con me c'è Francesca. Oggi parliamo di un argomento che secondo me è fondamentale per chiunque voglia imparare l'italiano, la famiglia. Francesca, quante volte i nostri studenti ci chiedono come si dice cugino o bisnonno? Ciao Luca, ciao a tutti. Tantissime volte, davvero. E non solo cugino o bisnonno, ma anche tutte le sfumature tra parenti stretti e parenti lontani. Allora, partiamo dalle basi. Madre, padre, fratello, sorella, figlio, figlia. Poi ci sono nonno, nonna, zio, zia, nipote, che può essere sia nipote che nipotino, dipende dal contesto. E non dimentichiamo i parenti estesi: bisnonno, bisnonna, prozio, prozia, cugino, cugina, pronipote. In Italia spesso si fa una distinzione tra la famiglia stretta, cioè genitori e fratelli, e la famiglia allargata, che include zii, cugini, nonni e così via. Ma nella vita quotidiana, quando diciamo famiglia, di solito intendiamo proprio i parenti più vicini. Sì, e ti racconto una cosa. Una mia studentessa, che aveva origini italiane ma viveva all'estero, mi ha detto che imparare il vocabolario della famiglia l'ha aiutata tantissimo a sentirsi più vicina alle sue radici. Quando ha potuto finalmente parlare dei suoi nonni e dei suoi zii in italiano, si è sentita parte di qualcosa di più grande. È stato un momento molto bello. Che storia bellissima, Francesca! Ecco perché conoscere questi termini non è solo utile per la grammatica, ma anche per creare connessioni vere. Ok, ora che abbiamo le basi, passiamo a una delle parti più tricky, gli aggettivi possessivi. Ah, gli aggettivi possessivi. Qui molti studenti si bloccano, perché in italiano cambiano a seconda del genere e del numero. Per esempio, mia madre, mio padre, miei fratelli, mie sorelle. Bisogna sempre guardare se il sostantivo è maschile o femminile, singolare o plurale. Esatto. E la tabella è lunga. Mio, mia, miei, mie, tuo, tua, tuoi, tue, suo, sua, suoi, sue, e così via per nostro, vostro, loro. E attenzione, suo fratello può voler dire sia suo di lui che suo di lei. Quindi se dico suo fratello è simpatico, senza contesto non si capisce se parlo del fratello di Marco o di Giulia. Sì, qui il contesto è tutto. In italiano, a differenza dell'inglese, non c'è distinzione tra his e her come parola diversa. Quindi, se non è chiaro, bisogna spiegare meglio o aggiungere il nome della persona. E ricordate, quasi sempre in italiano si usa anche l'articolo, tipo il mio amico, la tua casa, tranne che con i membri della famiglia. Ma su questo ci arriviamo tra poco. Giusto, e se vi sentite persi, non preoccupatevi, è normale. Anche io, quando insegno questa parte, vedo sempre un po' di confusione all'inizio, ma con un po' di pratica diventa automatico. Allora parliamo di questa eccezione famosa. Con i membri singolari della famiglia l'articolo si toglie. Quindi si dice mia sorella, non la mia sorella. Mio padre, non il mio padre. Ma appena aggiungi un aggettivo o parli al plurale, l'articolo torna. La mia sorella minore, i miei fratelli. Esatto. E questa regola, credimi, crea sempre un po' di confusione. Mi ricordo una volta, Luca, che un tuo studente continuava a dire la mia mamma e tu gli hai spiegato che in italiano suona strano, vero? Sì, era divertente perché lui insisteva, ma in inglese si dice my mom, e io, sì, ma in italiano diciamo solo mia mamma, però se dici la mia cara mamma, allora va bene l'articolo. E poi ci sono le espressioni come mamma mia o casa mia,
dove il possessivo va dopo il nome e senza articolo. Insomma, le eccezioni non mancano. Ecco, quindi ricordate, niente articolo con i parenti singolari, ma attenzione alle eccezioni. Se aggiungete un aggettivo o parlate di più persone, l'articolo serve. Facile, no? Beh, quasi. Adesso come possiamo descrivere i nostri parenti? Ci sono tanti aggettivi utili. Gentile, sportivo, divertente, simpatico, intelligente, creativo. Per esempio, mio fratello è sportivo, mia nonna è simpatica. Sì, e potete anche combinare mio padre è alto e gentile, mia sorella minore è creativa. Provate a pensare, come descrivereste la vostra famiglia? Francesca, tu come descriveresti tua zia? Mia zia è sicuramente divertente e generosa. E tu, Luca, tuo nonno? Il mio nonno era saggio e paziente. Ecco, ascoltatori, vi sfidiamo. Scegliete 2 aggettivi e provate a descrivere un membro della vostra famiglia. Potete anche scrivercelo nei commenti. Parliamo ora di relazioni e stato civile. In italiano abbiamo sposato, single, divorziato, fidanzato, vedovo. Quindi posso dire mio zio è divorziato, oppure ho 2 figli, un maschio e una femmina. E qui entra in gioco la cultura italiana. Nella mia famiglia, per esempio, ci sono tutti. Sposati, divorziati, fidanzati, vedovi. E quando ci riuniamo siamo tantissimi. È bello perché ogni storia è diversa, ma tutti fanno parte della stessa grande famiglia. Sì, e spesso si chiede hai figli? Oppure quanti anni ha tua figlia? Sono domande molto comuni nelle conversazioni tra italiani. E ricordate, ho 2 figli, un maschio e una femmina. È una frase utilissima. Non possiamo parlare di famiglia senza parlare di tradizioni. In Italia, le riunioni di famiglia, il pranzo di Natale, la cena di Pasqua, sono momenti sacri. Si dice spesso, abbiamo una grande riunione di famiglia ogni estate. Oppure, il pranzo di Natale è una tradizione importante nella mia famiglia. E la cultura italiana ruota davvero intorno alla famiglia. C'è anche un proverbio che mi piace molto. Il sangue non è acqua. Vuol dire che i legami familiari sono fortissimi, più di qualsiasi altra cosa. E poi, come abbiamo detto anche in altri episodi, la famiglia è spesso il centro della vita sociale, non solo privata. Sì, e non dimentichiamo il rispetto per gli anziani e il fatto che spesso le famiglie allargate vivono vicine, a volte anche nello stesso palazzo. È una cosa molto italiana, secondo me. Adesso mettiamo in pratica tutto quello che abbiamo imparato. Facciamo una piccola simulazione. Francesca, io ti incontro per la prima volta. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Francesca, piacere di conoscerti. Hai una famiglia grande? Sì, ho una famiglia molto grande. Ho 2 fratelli e una sorella. E tu? Io ho solo una sorella. I tuoi genitori vivono qui? No, vivono in campagna. E i tuoi? Anche i miei vivono fuori città. Ecco, ascoltatori, ora tocca a voi. Provate a presentare la vostra famiglia in italiano usando il vocabolario di oggi. Potete dire: ho una sorella simpatica, mio padre è sportivo, la mia famiglia è grande. E se volete mandateci un messaggio o lasciate un commento con la vostra descrizione. Siamo curiosi di conoscere le vostre storie. Allora grazie per averci seguito anche oggi. Luca, come sempre, è stato un piacere. Il piacere è tutto mio, Francesca. E grazie a voi che ci ascoltate. Continuate a praticare e ricordate, ogni famiglia è unica, proprio come il vostro percorso di apprendimento. Alla prossima puntata. Ciao a tutti, a presto.